fatto è una rivoluzione di modello, una rivoluzione di stile di vita, perché non è che uno toglie un bambino dalla scuola pubblica e la mette in un'altra scuola dove se ne lava le mani e c'è lo delega a qualcun altro l'istruzione di questo bambino. Non è così. La nuova pedagogia con l'homeschooling e le scuole parentali vede coinvolti i genitori al 100%. Poi, per carità, ovviamente si può nelle scuole parentali richiamare dei tutor esterni, degli insegnanti che vengono, fra virgolette, coadiuvano il lavoro del genitore, ma il genitore si riappropria di una delle poche libertà che ancora abbiamo, ed è la libertà dell'educazione. Buonasera a tutti, siamo alla quarta puntata di Agire e il tema di stasera è homeschooling cos'è? Abbiamo con noi come sempre insomma delle Caprio e abbiamo Elisabetta Vetere e Marta Faustini e come al solito Adele ci presenterà le nostre ospiti che sono impegnate nella rete di Nuova Pedagogia e fanno cose molto importanti e cose che poi loro ci racconteranno. Grazie Giuseppe. Allora, era molto importante per il nostro appuntamento quindicinale, approfondimento quindicinale, approfondire appunto questo tema, trattare questo tema, perché è un tema fonte di equivoci. E dato che viviamo in un momento straordinario, perché questa transizione è straordinaria, che se noi sappiamo muoverci ci dà più libertà, allora è bene sapere come muoversi in questo campo che riguarda l'homeschooling e le scuole parentali. Per cui vi presento Elisabetta Vetere, che è una del gruppo storico di Scuola Agire, primo gruppo 2015, quindi insomma un pezzo di storia, Elisabetta, che tanto ha in questi 10 anni tanto ha fatto incontrando la nuova pedagogia, e poi Marta Faustini, anche lei un elemento molto importante fra i nostri operatori, perché anche lei ha messo a frutto tutto quello che ha studiato, che ha imparato con la nuova pedagogia, facendone un'esperienza davvero di riferimento. Allora, cominciamo con Elisabetta. Elisabetta, tu come ci sei arrivata a questo mare magnum dell'homeschooling? Ciao, buonasera, intanto buonasera a tutti. Io ci tengo tantissimo a ringraziare intanto Adele, che è stata uno sprone importantissimo per me quando ho deciso di fare il salto e ho preso la decisione di intraprendere l'educazione parentale, quindi ci tengo tantissimo Adele, grazie. Dunque, è successo ormai molto tempo fa, sono veramente 10 anni. Nel momento in cui ho percepito che la scuola dove avevo iscritto, appunto, dove erano iscritte normalmente le mie figlie, presentava delle criticità, diciamo, per usare un eufemismo. Quindi il meccanismo di funzionamento della scuola, ecco, dei compiti a casa, le modalità di studio, l'approccio con i ragazzi, eccetera, eccetera, mi lasciavano sinceramente un pochino perplessa. Oltretutto io sono insegnante di equitazione, quindi anche l'insegnamento dell'equitazione stavo diciamo approcciando in modo differente rispetto alla modalità canonica, che è quella, no, della scuola classica di equitazione, andando ad indagare un pochino di più quelle che erano
le personalità, il funzionamento delle persone, degli individui che io avvicinavo ai cavalli, oltre all'individuo cavallo stesso. E quindi anche nella scuola poi ho cominciato a osservare delle cose che non corrispondevano all'idea che ci fosse un interesse minimo verso gli individui bambini. E quindi grazie all'aiuto di un maestro stesso della scuola che mi ha dato alcune indicazioni, e sono arrivata ad Adele, ho iniziato il corso, abbiamo messo su subito un gruppo di studio perché ho pensato che questa scelta che avevo fatto per le mie figlie però prevedeva una sorta di una preparazione da parte mia, e poi magari ne parleremo un pochino di questa preparazione. Quindi ho detto devo io capire che cosa voglio proporre, come voglio, che alternativa voglio dare alle mie figlie. E quindi ho cercato subito un corso, qualcuno che mi fornisse indicazioni. Io ho trovato la meravigliosa sorpresa di Adele, con la quale abbiamo iniziato questo magnifico corso, che mi ha dato immediatamente la spinta, il calcio per ritirare subito le figlie da scuola e iniziare a fare subito esperienza, perché tanto è quella che dobbiamo fare l'esperienza e non tanto parlare di qualcosa, ma farla. E qui richiamiamo la Gire, di scuola Gire, che è, diciamo, è la formazione vera, l'azione è la formazione vera, perché senza azione qualsiasi cosa, qualsiasi contenuto tu incameri, in effetti non ne fai esperienza e quindi non puoi né trasmetterlo né utilizzarlo, insomma, in nessun modo. E quindi questo è stato un po' l'inizio, un po' l'approccio. Quindi, ecco, poi magari dopo parleremo un pochino di come si è svolta questa scelta, cioè di come poi è stato l'approccio con la dirigente della scuola presso la quale erano iscritte le figlie, come è stato poi l'esperienza di reperimento di altre scuole. Forse mi avete perso? No, No, no. ok, no, ti E, sentiamo. ok, e quindi la modalità di reperimento di altre scuole, insomma, potremo forse ecco, parlare di queste cose. Se volete Diciamo che tu vivi a Viterbo e non nel centro di Milano, dove ci sono sicuramente forse più offerte di questo genere, quindi ti sei trovata anche in un territorio 10 anni fa, sinceramente, un po' nuovo a queste esperienze. Sì, ma ti dirò, ti spiego adesso il paradosso, quello che è successo con la mia esperienza. Allora, intanto la scuola ha reagito nell'immediato, ha reagito in modo molto ostile, nel senso che la dirigente non voleva firmarmi il nulla osta, insomma, per la scelta, che è una comunicazione, cioè educazione per l'educazione parentale, la forma, diciamo, di educazione parentale è solamente una comunicazione che viene fatta alla scuola, nella quale si comunica alla dirigenza della scelta dell'educazione parentale. Si fa la prassi del ritiro del ragazzo dalla frequentazione scolastica e da lì si parte, ma io non ho avuto mai nessun tipo di problema, anche quando lei mi ha detto che non era d'accordo. Lei mi ha detto io non sono d'accordo. Va bene, mi ha fatto piacere, benissimo, mi fa piacere, cioè, non mi interessa molto il suo accordo, e quindi poi sono andata avanti, cioè nulla mi ha fermato. Perciò questo è stato un primo step, ma bisogna essere molto molto tranquilli perché la Costituzione ce lo permette, l'educazione parentale è una scelta assolutamente prevista, è un nostro diritto, quindi veramente bisogna essere molto molto chiari con se stessi, molto tranquilli e sicuri che stiamo facendo qualcosa che possiamo fare. Però la cosa buffa è che con questa esperienza che ho avuto con la preside della scuola dove erano iscritte le ragazze, gli esami li ho diciamo, Gli esami di richiesti in fine una anno, scuola di Radiopoli. Sì, di esatto, esami di fine un'altra anno, perché zona.
diciamo c'è questa modalità per cui ogni anno c'è la possibilità, dico, di fare l'esame. Il ciclo poi è obbligatorio se uno vuole avere il titolo, diciamo. Fine ciclo vuol dire quinta elementare, terza media. Quindi gli esami, diciamo, diciamo, annuali, prima media, seconda media, quinta elementare, quarta media, tutti gli esami li ho richiesti in un'altra scuola. Una scuola di Ladispoli, dove pensavo, dove diciamo, cioè, pensavo ci fosse un'apertura mentale maggiore, dove ci fosse pensavo ci fosse ecco, un'avanguardia, Un'accoglienza. accoglienza, sì. L'accoglienza c'è stata, insomma, non ci hanno cacciato a calci quando siamo andati a parlare con loro e a richiedere questi esami. Però non c'è stato diciamo, nessuna accoglienza particolare per ragazzi sconosciuti, cioè loro non conoscevano questi ragazzi, non sapevano la loro storia, non hanno voluto sapere nulla di loro, non hanno voluto metterli, diciamo, in nessun modo a proprio agio, e quindi è stata è stata un'esperienza veramente bruttissima. Io ho anche litigato con il dirigente perché adesso non sto qui nello specifico a raccontare, però gli ho espresso il mio disappunto sulla contraddizione di come si presentava questa scuola e poi in effetti come ha interagito con dei ragazzi che stavano facendo il loro percorso, no? Diverso da quello scolastico previsto dalla scuola, da quella scuola lì. E quindi ho detto, ma perché io devo andarmi a rivolgere in un altro territorio? Andiamo a parlare un po' con le scuole, perché quello bisogna fare. Bisogna farsi il giro delle scuole, intanto quelle vicino al territorio, io consiglio, intanto quelle vicino al territorio, nei pressi della nostra residenza. Poi se non troviamo niente ci allarghiamo, ci spostiamo. Non sono d'accordo sul fatto di andare a cercare scuole particolarmente no, specializzate nel fare gli esami agli homeschooler. Insomma, io sono più per dialogare con chi abbiamo intorno, no? Perché poi ci rapportiamo con le persone che abbiamo vicino. E ho trovato questa scuola, che poi tra l'altro era una scuola che conoscevo anche, con una dirigente estremamente dolce, disponibile, che ha voluto sapere cosa facevamo, si è interessata alle nostre attività, anche alle differenze, no, che potevano esserci con la quotidianità di una scuola statale. E quindi è stato un esame, 2 anni abbiamo fatto lì, gli esami, compreso quello di terza media, tutti e due, di fine ciclo, serenissimi, veramente accoglienti in un ambiente familiare. È stata un'esperienza veramente fantastica, devo dire. Quindi, anche se si fa una scelta in opposizione a qualcosa che ci viene proposto, non è detto, noi facciamo quella scelta e portiamo avanti l'alternativa, ma non è detto che dobbiamo stare in guerra costante con quell'ambito, no? Possiamo interagire, anche perché poi quello che portiamo riceviamo, no? Spesso. Cioè io se vado a parlare con un dirigente in modo, diciamo, pacifico, disponibile e spiegando cosa stiamo facendo, senza mettermi nemmeno sulla cattedra dicendo noi facciamo meglio di voi, ecco, magari trovo accoglienza, come è successo in una scuola a 10 minuti da casa, ecco. Quindi è vero, ho avuto un'esperienza, insomma, diciamo negativa inizialmente, ma forse anche perché ero io ad avere un atteggiamento meno Positivo. sicuro, no? Diciamo un atteggiamento ancora un po' battagliero, perché non ero sicura, pensavo di star facendo una cosa particolarmente scabrosa, insomma, non lo so.
e quindi ho ricevuto di ritorno anche lì una, può essere, faccio un'ipotesi perché io sono garantista, cioè, come atteggiamento, però può essere. Poi nel momento in cui mi sono rassicurata e sono andata a parlare con il dirigente in modo sereno, ho trovato serenità dall'altra parte. Ecco, quindi Ok, questo. io la fermerei qua e la sentirei dopo la seconda parte dei tuoi figli ormai adolescenti che hanno fatto il liceo, quindi hai anche tante altre cose da raccontare. E facciamo parlare Marta che ci racconta che lei c'è ancora una bambina piccola che sta, diciamo, accompagnando in un percorso. Sentiamo un po', Marta, la tua esperienza. Sì, ciao a tutti. Io abito in provincia di Verona e ho due figlie e siamo in educazione parentale da qualche anno ormai. Abbiamo iniziato con l'homeschooling e poi gradualmente siamo passati a un gruppo informale fino ad approdare dove siamo adesso in un'associazione. E tutto è nato perché la mia seconda figlia, quella che hai nominato tu Adele, nel 2019 ha iniziato la prima elementare. È andata nella scuola pubblica del paese con grande entusiasmo, felice di seguire la sorella maggiore, però dopo una sola settimana non è più voluta andare e rimarrà per sempre impressa nella mia mente un episodio in particolare. Il venerdì prima della prima settimana le propongo di andare a preparare la cartella per la settimana successiva e lei mi risponde perentoria, ma io a scuola non ci vado più. E così è stato, più voluto andarci. Per me è stata una bella sberla in faccia, sberla doppia perché Emma aveva frequentato l'asilo nel bosco ed era stata un'esperienza talmente bella che avrei voluto farla continuare con un'esperienza simile anche alle elementari. Però dalle nostre parti ho cercato altre realtà, ho cercato di costruire qualcosa, anche di convincere gli insegnanti dell'asilo a dare continuità, ma non ci sono riuscita. Per cui alla fine mi sono rassegnata, l'ho mandata alla scuola del paese, ripromettendomi comunque di farle fare esperienze in natura e un po' alternative il più possibile. Quello è stato il momento in cui è iniziata la crisi, pianti, urla, incontri con gli insegnanti, con la dirigente, ma nonostante la loro gentilezza e disponibilità, non posso dire niente, non c'è stato niente da fare. Nel frattempo, per nostra fortuna, è arrivato il Covid che ci ha facilitato la vita, però allo stesso tempo ha anche enfatizzato quello che non mi piaceva della scuola pubblica. A quel punto, niente, abbiamo riflettuto molto, abbiamo deciso di ritirarla da scuola e contemporaneamente abbiamo colto l'occasione per ritirare anche la sorella maggiore e iniziare a intraprendere il nostro percorso di homeschooling. Dunque la nostra avventura è iniziata così, ovviamente tra le critiche di chi non sa che la nostra Costituzione prevede che siano i genitori responsabili dell'educazione dei figli e chi pensa che si possa apprendere solo tra le quattro mura scolastiche, passando ore e ore sui libri di testo. Niente, ho chiesto il part-time a lavoro, mio marito faceva i turni, quindi siamo un po' alternati nella gestione quotidiana e siamo partiti con questo nuovo percorso didattico ed educativo. Però c'era un problema, non volevo riprodurre la scuola a casa, ma non avevo idea di come fare. Quindi ho iniziato a guardarmi in giro, a cercare informazioni e durante le mie ricerche, tramite tutta un'altra scuola, mi sono imbattuta nel percorso di scuola Agire che mi ha risuonato immediatamente. Appena ho letto il programma ho deciso di iscrivermi e quindi ho conosciuto Adele e devo dire che è stato molto utile in primis per il mio condizionamento personale e anche per sopravvivere a tutti quelli che dicevano che ero pazza a non mandare le figlie a scuola. E poi per l'ampia varietà di suggerimenti e di pedagogisti da cui potevo prendere spunto per portare avanti il percorso e per capire le modalità di apprendimento delle figlie, la loro modalità preferita, che non deve essere per forza quella di leggere e imparare da testi preconfezionati. E quindi abbiamo iniziato con l'homeschooling, studiando a casa, mi sono organizzata in varie modalità diverse e successivamente il percorso che abbiamo intrapreso e quello che è successo insomma, a livello mondiale ci ha fatto incontrare con altre famiglie, con il nostro stesso sentire e con loro ci siamo organizzate in tante attività comuni per dare continuità in un momento successivo e per condividere poi un percorso con altri bambini.
abbiamo contattato un'insegnante steineriana e con le famiglie coinvolte ci siamo costituiti in gruppo informale, che è la formula più economica e quella più snella per condividere un percorso comune abbastanza coerente. E questo insegnante, oltre a qualche materia, seguiva tanti bambini nelle attività manuali e io sono contentissima di questa cosa perché facevano acquerello, creta, lana cardata, cesteria, hanno fatto musica, hanno persino inciso un CD in una vera sala di registrazione. Con noi c'era un insegnante di yoga sciamanico che ogni venerdì mattina li portava a fare yoga e movimento in natura, nei boschi, nei prati, in piscina. E direi che mettendosi d'accordo tra genitori si riescono a fare veramente delle belle esperienze e allo stesso tempo contenere le spese. E a volte ci siamo anche alternati tra genitori, ognuno portava le proprie competenze e faceva fare ai ragazzi, ai bambini, insomma, delle belle esperienze. Finché poi adesso siamo arrivati, abbiamo conosciuto questa associazione, si chiama Un Villaggio per Crescere, una realtà abbastanza strutturata che si basa molto sulla collaborazione tra le famiglie e con un gruppo appunto di questi bambini del villaggio abbiamo partecipato alla stesura del libro L'Ardira raccontato dai bambini. Vero, E quindi, bellissimo. qui ci sono sia insegnanti, soprattutto per insegnanti esterne per i bambini più grandi, per i ragazzini delle medie, e tanti genitori che sono messi a disposizione per insegnare i bambini più piccoli, insomma è veramente una collaborazione in tutto. Che E così bello, siamo tutto. Io quello che volevo dire rispetto a quello che tu hai raccontato, che sei partita con l'homeschooling e adesso si può dire che fate scuola parentale, è che quando le persone si avvicinano alla nuova pedagogia spinte dalla paura del momento, che può essere il non voler vaccinare i bambini, ritirarli da scuola per le mascherine, tutto quello che volete, qualsiasi sia la paura che uno abbia, va detto che non è che la nuova pedagogia è un altro tipo di parcheggio, perché questa è la scuola pubblica, un parcheggio che dà la possibilità ai genitori di lavorare, di uscire a lavorare, di dove mettere i bambini in un luogo sicuro per poter passare quelle determinate ore fuori casa. No, la nuova pedagogia insegna che quello che va fatto è una rivoluzione di modello, una rivoluzione di stile di vita, perché non è che uno toglie un bambino dalla scuola pubblica e la mette in un'altra scuola dove se ne lava le mani e c'è lo delega a qualcun altro l'istruzione di questo bambino. Non è così. La nuova pedagogia con l'homeschooling e le scuole parentali vede coinvolti i genitori al 100%. Poi per carità, ovviamente si può nelle scuole parentali richiamare dei tutor esterni, degli insegnanti che vengono, fra virgolette, coadiuvano il lavoro del genitore, ma il genitore si riappropria di una delle poche libertà che ancora abbiamo, ed è la libertà dell'educazione. Questa è una cosa a cui noi non facciamo caso, cioè non si può aderire alla nuova pedagogia e continuare a mantenere il modello di quello che muove la ruota del criceto, cioè devi uscire da una certa gabbia. Ecco perché noi diciamo sempre che la cosa fondamentale è il decondizionamento mentale, perché tu se pensi di uscire dalla scuola pubblica e portarla in un'altra scuola e non sapere niente di quello che accade dentro a tuo figlio, ecco, questo per esempio è una grande forma di condizionamento che hai, perché in realtà tu devi sapere ogni cosa che accade, perché tu devi essere il motore di questo cambiamento. Ecco, io spero che questa cosa, perché mi viene sempre richiesta, no? Dalle persone, mi dici dove posso trovare una scuola parentale? Sì, gli dico però non basta spostare il bambino, cioè tu hai avuto l'intuizione che la scuola pubblica non funziona, ottimo, ma non può finire qui, c'è molto altro che devi sapere, c'è molto altro che devi agire, e per sostenere una scuola parentale o un homeschooling, cioè la scuola fatta dai genitori a casa, ci vuole un lavoro
personale molto profondo, perché se no, come ha detto Marta, ma come ha detto anche Elisabetta, gli ostacoli sono tantissimi e se non sei forte e centrato, veramente rischi di sbarellare. Ecco, diciamola questa cosa, perché non è che la scuola, la nuova pedagogia è una passeggiata, ma io lo dico sempre, anche scuola Gire non è una passeggiata, perché ti smuove dei puntelli magari che capisci che sono sbagliati. Io ho gente che per esempio all'inizio di scuola Gire è in crisi profonda e poi piano piano ristruttura la sua mente, la sua vita, come si fa con i tubi innocenti di un'impalcatura. Perché se l'impalcatura è fragile poi crolla, capite? Quindi è un lavoro sia esteriore perché cambi scuola a tuo figlio, ma soprattutto interiore. Devi capire quello che sta avvenendo prima di tutto in te stesso. Ecco, Sì. io Sì, voglio sentire anche, prima che parlate voi, volevo anche sentire Giuseppe, che ne pensi di questa cosa? Allora, voglio fare un piccolo riepilogo per comprendere se Sì, ho capito bene la cosa. Allora, bene. se uno studia nelle proprie quattro mura di casa, parliamo di homeschooling. Sì, Compreso bene? Se invece si organizza con un altro gruppo di genitori, crea un'associazione e trovano un contesto comune in cui giocano assieme, studiano assieme, apprendono assieme in natura, parlasi di parentale. sì, è Ho così. compreso bene, va bene. È così. No, Cioè, se c'è un sentendo... gruppo, Mm? se c'è un gruppo che segue i bambini insieme, quella si chiama scuola parentale. Ok. No, mi hanno colpito sia le esperienze di Elisabetta che di Marta e nel loro parlare emergevano nella mia mente due livelli, finzione giuridica e consuetudini, no? Perché noi pensiamo che l'obbligo scolastico nella scuola dell'obbligo sia una legge, invece in effetti è soltanto una sorta di finzione giuridica che porta a delle consuetudini che ci fanno pensare che questa sia legge. Poi se uno approfondisce e poi crea quei contrasti che diceva Elisabetta, perché a volte neanche i dirigenti scolastici presidi conoscono, no, realmente qual è la dimensione della Costituzione, perché spesso arrivano là per concorso, per spintarella, eccetera, quindi non è che hanno studiato granché la Costituzione. E quindi si sentono in diritto poi di poter schiacciare anche il genitore dicendo ma tu sei ignorante, che cosa stai facendo? Perché sono esperienze che conosco, magari non direttamente, però avvengono. E quindi secondo me il primo passaggio, e poi era quello che diceva Elisabetta, è la serenità, cioè uno deve essere consapevole, sereno, andare contro le consuetudini e poi scegliere anche attorno a se stessi il percorso migliore anche per far fare gli esami a fine anno. Per esempio io la mia scelta rispetto a quell'anno di homeschooling di mio figlio è stato appoggiarmi a un ente sempre online privato e abbiamo superato insomma lo scoglio così velocemente perché ce ne sono, quindi abbiamo risolto così. E niente, mi colpiva tutta questa cosa perché veramente noi agiamo sulla finzione giuridica, cioè noi siamo costretti a fare delle cose perché hanno montato un teatrino che ci fa credere che è così. Noi l'abbiamo visto con la pantomima, ci hanno fatto credere dopo un teatrino che esistesse una cosa che non esisteva, che esisteva una soluzione che non esisteva e tutta una serie di cose. E quindi mi è venuta in mente tutta questa storia qui. E niente, mi fa piacere veramente conoscere queste sempre più realtà perché poi in effetti noi hai detto una cosa importantissima, la consapevolezza, no? Però anche gli ospiti che sto incontrando li vedo tutti a un livello superiore, cioè nel senso non è che gente che ha approcciato a questo mondo, perché io distingo due genitori, a me quando mio figlio fa festa a scuola è una festa anche per me, ci sono invece genitori che quando fa festa a scuola è un guaio, devono vedere come devono sbarcarlo da qualche parte perché i figli non li sopportano, no? Quindi questo è il primo livello di consapevolezza. Ma poi esistono altre consapevolezze che sono poi quelle che diceva Marta, cioè nel non ripetere, o dicevi tu, nel non ripetere poi la dimensione scuola, nel non ripetere e anche poi far conoscere la natura, ripristinare insomma quel rapporto con la natura che questo tipo di società e la città ci hanno portato a perdere, secondo me sono fondamentali. E sono scelte poi da vedere. Peraltro racconto brevemente l'esperienza di mio figlio che
dopo quest'anno di homeschooling mia moglie era molto preoccupata perché diceva, vabbè, ma mo sta imparando poco. Io dissi, stai tranquilla perché io so a scuola come funziona, perché stando insomma con maestri di strada nelle scuole, so che lentezza c'è nell'apprendere e nel fare le cose. Vi faccio vedere che l'anno prossimo, poi quando se ritorniamo a scuola, sarà più avanti di tutti. E infatti è stato così, perché in effetti lui è arrivato a trattare gli argomenti che aveva trattato nel primo anno al secondo anno di scuola statale, insomma. E quindi mia moglie poi mi ha dato ragione e si è rasserenata su certe cose. Sì, questo è uno dei condizionamenti che abbiamo, perché anche io prima di fare tutti i miei percorsi pensavo che si impara solo a scuola, per esempio. Cosa che invece è statisticamente provato che i bambini che fanno percorsi parentali nei programmi sono molto più avanti dei bambini della scuola pubblica. Però queste cose poi le impari solo sperimentandole, no? Allora, Elisabetta, c'è qualcosa che vuoi aggiungere a quello che hai detto? O adesso che le tue figlie sono adolescenti, poi sentiamo anche Marta per concludere. Ecco, Elisabetta. Allora, intanto volevo dire una cosa che poi è collegata a questa testimonianza che darò su di loro. Decidere di fare educazione parentale, la scelta dell'educazione parentale, a mio avviso, poi per ognuno sarà cosa a sé, la facciamo per noi, è per noi che la facciamo. Il genitore la fa per se stesso, perché in realtà non, diciamo, non abbiamo la certezza. Ci sono bambini, per esempio mia figlia più piccola, forse si sarebbe trovata bene anche a scuola. Non lo so, non lo posso sapere, no? Perché ognuno poi si approccia alla... Io sono tendenzialmente pacifica come indole, quindi si approccia a ciò che ha intorno no, in modo soggettivo, quindi c'è chi si adatta, sta bene, per quanto ci sono delle cose delle criticità della scuola, tipo gli orari così lunghi e alcune cose che vanno riviste, ma insomma, ma la scelta dell'educazione parentale è una scelta che il genitore deve assumersi per se stesso. È un lavoro veramente su di sé che va fatto. Inizia nel momento in cui si sceglie di occuparsi dell'educazione del proprio figlio, che dovrebbe essere una cosa tra l'altro normale, invece sembra una cosa strana, no? E lì vanno riviste tante cose di sé, perché tu a un certo punto dici, va bene, adesso che esempio do? Perché a quel punto sei tu l'esempio. Non esiste più la delega, perché appunto poi questa cosa della delega è un'abitudine che abbiamo preso da troppi punti di vista. Deleghiamo i figli, deleghiamo l'educazione dei figli alla scuola, deleghiamo la nostra salute al medico e alle pasticchette che prendiamo per farci passare il mal di testa, per dire, deleghiamo anche le nostre cibo scelte al supermercato, all'opinione degli altri. Cioè, prima di scegliere qualcosa, sentiamo cosa dicono gli altri, perché non sappiamo farci un'idea nostra. Deleghiamo sempre, cioè la delega è proprio un'abitudine. Quindi qua la scuola parentale è proprio, la scelta dell'educazione parentale è proprio un dietrofront proprio rispetto a questa abitudine. Cioè, ho scelto adesso, il focus è su di me, perché sono io l'esempio adesso. Quindi questo vuol dire che è molto importante lavorare su di sé, ma lavorare su di sé poi è un concetto molto vago, molto vago. Inizia veramente lo scoperchiamento di un vaso di Pandora immenso, ma quello va fatto. Va fatto perché proprio perché proprio il nodo è quello lì, il nodo è quello lì, è proprio tirando fuori tutto quello che abbiamo tenuto dentro e diciamo prendendone coscienza, che poi possiamo essere un esempio per i nostri figli, perché se no siamo solo delle maschere di fronte ai nostri figli. No? Ecco, quindi questa è la cosa che è successa a me. Quindi diciamo con loro veramente
c'è stata un'apertura, e c'è stata un'apertura totale anche dei difetti, perché poi il genitore deve essere sempre perfetto, deve essere sempre, no, deve sempre avere sempre ragione, deve dirigere, invece no, io sai, tantissime cose ho appreso da loro, tantissime indicazioni mi hanno dato, ma tante, quindi mettersi anche con le orecchie grandi così a sentire quello che ci riporta, che ci ritorna dai figli, perché poi diciamo pecchiamo un po' di onnipotenza, no? Quindi noi siamo i genitori e quindi noi sappiamo cosa ha fatto, ma non è vero per niente. Non è vero per niente, è proprio l'occasione, quella è l'occasione per metterci anche un attimo in discussione, per fare un po' tabula rasa di tutti i condizionamenti che abbiamo e ricostruire, come dicevamo prima, no? Altri contenuti, magari più nutrienti. E loro sono rientrate nell'ambito, diciamo, canonico, uscendo dalla scuola parentale, in modo diverso, perché sono due persone completamente diverse. E questo mi fa piacerissimo, veramente mi gratifica tanto, perché se sono mantenute così diverse vuol dire che hanno avuto pochi condizionamenti, sono stati liberi di esprimere le proprie preferenze in modo totalmente appunto libero. Però c'è un filo conduttore, no? C'è un luogo, diciamo, comune che li accomuna, che è quello di prendere ogni situazione che si trovano davanti con diciamo, con una capacità di analisi, con non capacità, una volontà di analizzare le situazioni in modo divergente, ecco. Quindi quello è molto importante, secondo me, mantenere lo spirito critico, valutare le situazioni che hanno intorno con una certa, diciamo, autodeterminazione, no? Perché poi la cosa importante qual è? È far sì che loro possano avere la propria autodeterminazione ed entrare nel mondo da esseri autodeterminati e non telecomandati. E questa è l'unica, ecco, è l'unica, secondo me, veramente, diciamo, assolutamente categorica della scuola parentale. Categorico, almeno sì. Certo. Sì, almeno dal mio punto di vista, poi ognuno ha il proprio. Grazie Eli, molto importante questa cosa, perché se uno dipende, vedi, per i figli, che obiettivi abbiamo? Vogliamo che siano inseriti come rotelle all'interno di un meccanismo, oppure vogliamo che determinano la propria realtà, quello che loro vogliono essere? Insomma, è molto importante questo passaggio. Marta, invece tu cosa ci racconti? Volevo confermare che anche io la penso al 100% come Elisabetta, perché credo di fare educazione parentale proprio per stare con le mie figlie il più possibile, per vederle crescere, e per un percorso di educazione che non è solo loro, perché sto imparando anch'io tantissimo, immensamente. E poi volevo portare degli esempi pratici di come ci siamo organizzati noi, perché ok, non usiamo i libri di testo, come facciamo? A volte anche i genitori che stanno iniziando me lo chiedono. Per esempio noi abbiamo trovato molto utile la modalità di creare i nostri lapbook, che sono queste specie di cartelle fatte con cartoncini colorati, pieni di tasche, foto, disegni. Io ho visto che le bambine trovano soddisfazione nel costruire il loro sapere, fisicamente, manualmente, progettando, ritagliando, incollando, colorando, si ricordano le cose con meno fatica e riescono a fare collegamenti con le varie materie, varie tematiche. E ci ha dato soddisfazione una maestra, siamo andati a fare l'esame, abbiamo portato un lapbook sulla Costituzione, e la maestra mi ha chiesto se poteva fare le foto per farglielo fare ai suoi studenti della scuola pubblica. E questo ci ha dato più forza. E un altro lapbook che mi ha dato tantissima soddisfazione è quello che abbiamo fatto sulle favole cosmiche di Maria Montessori.
ho letto queste favole, me ne sono innamorata appena lette, ho deciso di leggere anche a Emma e ne è nato un bellissimo lavoro. Io la chiamo mini enciclopedia perché alla fine tocca un po' di tutto e sono dei racconti di per sé molto coinvolgenti che permettono di fare moltissimi approfondimenti, di spaziare con l'immaginazione, fanno percepire anche ai bambini argomenti difficili e cioè fanno capire loro come tutto sia collegato, come tutto nell'universo collabori per raggiungere un ordine cosmico, come ci siano delle forze che lavorano tutte insieme in maniera coordinata, anche se ci sono, anche se noi non ne vediamo. Sono dei concetti molto difficili, però siamo riusciti a riportarli su questa modalità. E poi abbiamo organizzato e sfruttato ogni occasione di gita per farli diventare momenti didattici in natura o nell'arte. Abbiamo visitato musei, mostre con il supporto di guide o di esperti o diventando noi stessi degli esperti su quel tema, quindi rimboccandoci le maniche, mettendoci e studiando. E studiando. E, per esempio, quando c'era da studiare gli antichi romani, siamo andati a visitare il parco di Ostia Antica. Gli egizi siamo andati a Torino e una mamma che era con noi, dopo la visita al museo, ha fatto costruire ai bambini un Senet, che è un gioco da tavolo che è esposto nel museo. Poi siamo andati a studiare i fiumi sul delta del Po e così via. E così abbiamo fatto tantissime gite fuori porta, poi qua in Italia si sa, siamo fortunati, basta fare pochi chilometri, si trova di tutto. E poi qui vicino c'è la ricostruzione di un parco archeologico preistorico e hanno vissuto una settimana in tenda in questo ambiente preistorico, quindi hanno vissuto proprio quel periodo con degli esperti che gli hanno aiutato a costruire le punte delle frecce, a fare il telaio, hanno imparato il tiro con l'arco, hanno conosciuto un appassionato di pietre e di cristalli e anche lì ci si è aperto il mondo adesso delle pietre e dei cristalli, delle loro proprietà. E poi anche un altro percorso che mi è piaciuto tantissimo è stato quello con una naturalista. Poi ci siamo organizzati in più famiglie, via messaggio abbiamo raccolto insomma, l'adesione di un gruppo di famiglie e con una naturalista, una domenica al mese per tutto l'anno, questa naturalista ci ha accompagnato a fare passeggiate sulle colline moreniche del Garda e spiegava la scienza ai bambini in maniera concreta, cioè quello che incontravamo gli faceva fare il calcolo delle impronte, vedere gli insetti, raccogliere proprio gli insetti per guardarli, poi li rilasciavamo in natura, foglie, piante, eccetera. E è stato un percorso che è piaciuto tantissimo anche a noi genitori, abbiamo imparato veramente tanto. E poi volevo dire che comunque anche internet ha aiutato perché veramente si può trovare di tutto, una grande quantità di occasioni di apprendimento gratuite, basta cercarle e saperle vedere. E c'è un ragazzo qui dalle nostre parti appassionato di astronomia che organizza delle serate con i telescopi, ci ha insegnato tantissimo questo ragazzo e abbiamo colto l'occasione per studiare il sistema solare e tante altre cose, a conferma che si può apprendere insomma in ogni momento e anche d'estate quando le scuole sono chiuse. E ecco, quindi ci sono veramente tante opportunità di apprendimento al di là del libro, fuori da scuola. C'è il parco cittadino che organizza i laboratori per fare i nidi per gli uccellini, il mercatino del gruppo di acquisto solidale per parlare di alimentazione consapevole. Abbiamo un amico che in vendemmia ci ha lasciato l'ultimo filare per fare la vendemmia ai bambini, e un altro signore che conosciamo che ha un'azienda di formaggi ci ha fatto visitare l'azienda e assaggiare le mozzarelle appena sfornate, insomma appena prodotte. Ecco, quindi direi che questa esperienza che stiamo ancora facendo cioè io sono contenta perché vedo che i ragazzi sono molto più rilassati, apprendiamo tantissimo anche noi genitori, sicuramente come dicevi anche tu prima Adele, le energie messe in campo dai genitori non sono poche. È impegnativo, è stancante, porta via un sacco di tempo, ma alla fine ci si rende conto che ne vale veramente la pena. E ecco, volevo ringraziare proprio Scolagire che mi ha dato la forza di fare tutte queste bellissime cose e esperienze che stavo riguardando, stavo ripensando in questi giorni, quello che avevamo fatto, ne abbiamo fatte veramente tante e secondo me ce le ricorderemo per sempre. Grazie Marta. Io non mi stancherò mai di dire, tornando
alla puntata che abbiamo fatto le altre volte sulla psicosintesi, quanto sia importante, cioè tutto parte da noi. Tutto parte da noi. Per esempio mi contattano persone che mi dicono: ma io non sono laureato, come faccio? Dico: guarda, io ho creato la Libera Università, che si chiama Libera proprio perché non devi essere diplomato per frequentarla, perché tutti hanno diritto a studiare, a migliorarsi per tutta la vita. Non è che finisci. È solo la scuola che ci dice: a un certo punto sei diplomato, basta, sei laureato, basta. Ma quando vai? Io ho preso 4 lauree e ancora studio tutti i giorni. Quindi studiare, soprattutto per chi come noi crede nell'importante funzione dell'educazione, è un'azione che finirà con la fine della vita, forse neanche, magari continua anche dopo, ecco, anzi quasi sicuramente continua anche dopo. Quindi tutto quello che bisogna fare se vogliamo dare ai nostri figli un'educazione diversa, che non, insomma, di non accontentarci di quello che tutti ci dicono sia l'unica modalità di educazione, è lavorare su se stessi, rinforzarsi come genitori, come educatori e capire che attorno, guarda, me lo diceva un mio amico all'università di psicologia, mi disse: ma anche se tu stai con tuo figlio nel deserto, tuo figlio impara. Anzi, magari impara anche di più, impara a sopravvivere, incontra le tribù locali che gli insegnano come trovare l'acqua. Voi ricordate il film Il pianeta verde? Quindi voglio dire, insomma, è impossibile in questo mondo non apprendere. Ma una cosa è soggiacere alla propaganda e una cosa è apprendere veramente il senso della vita. E questo, posso dire, la bellezza della nuova pedagogia è proprio questa, che secondo me la nuova pedagogia insegna agli adulti e ai bambini ad essere umani. In un periodo pericoloso come il nostro di transumanesimo, questa non è una cosa così scontata. Giuseppe, concludi tu. Mi aggancio a quello che stavi dicendo tu, no? Un passaggio importante è l'ascolto dei bambini, no? Come diceva Clay Paredi, i bambini hanno una spinta naturale alla perfezione e la maggior parte delle cose che hanno imparato l'hanno imparate prima di arrivare a scuola, e quindi noi dobbiamo ascoltare quella voce dei bambini, perché solo così che possiamo creare la loro giusta strada di apprendimento. Quindi volevo concludere con questa espressione qui, con questa frase. Va bene, grazie Giuseppe. Voi ragazze volete aggiungere qualcosa o ci salutiamo? Io Vai, ho una cosa da aggiungere. Perché Elisabetta poi non vi ha detto. Elisabetta poi non vi ha detto che grazie a tutta la pandemenza, eccetera, lei ha avviato insieme ad altre famiglie un progetto di autoproduzione agricola importantissima nel viterbese, capito? Quindi è proprio questo di cui volevo parlare. Vai, parlane. Siccome, brevemente, siccome diciamo sono rimasta senza agronomo all'orto, e quindi perché Andrea è scappato, e quindi mi sto diciamo ingegnando per dar continuità all'orto e cercando di studiare. È un orto biodinamico. Un orto sociale? Sì, sociale, diciamo sociale, non è proprio un orto sociale, è una CSA, una comunità di supporto all'agricoltura. Vabbè, e adesso diciamo soprassidiamo a questa spiegazione. Però la cosa è che è un orto biodinamico, quindi diciamo i principi della biodinamica nell'orto si basano sulla ricchezza del terreno, cioè è il terreno che va nutrito. Ecco, quindi mi sono comprata questo libro che si chiama La fertilità della terra per il benessere dell'uomo, e io lo paragonerei un pochino all'educazione parentale, cioè